Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione e le tendenze energetiche disponibili per l'economia per il prossimo mese. Abbiamo la carta degli innamorati, amici dello Scorpione. Di solito è una carta positiva, è una carta che parla di equilibrio, di armonia, di associazioni proficue anche. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione c'è il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla nuova pagina web dove trovate tutto quello che propongo e nella sezione dei contatti c'è anche il numero di telefono e dopodiché sempre nella descrizione del video ci sono i link per i videocorsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con un 9 di coppe. 6 di coppe, 2 di bastoni, 9 di bastoni, re di spade, poi abbiamo giudizio, forza e imperatore. Bene. Allora ragazzi, andiamo a spiegare carta per carta, cerchiamo di capire un po' com'è il movimento energetico e poi andiamo a vedere per eventuali consigli. Partiamo da questo 9 di coppe che mi dice che non siete completamente soddisfatti della vostra situazione economica. Qui abbiamo un 7 di bastoni e un 5 di coppe, effettivamente. Qualcuno di voi con questo 5 di coppe potrebbe aver fatto una scelta di cui ora si pente o potrebbe magari aver... sì, secondo me è una scelta di cui qualcuno si potrebbe pentire, ma non perché la scelta sia sbagliata in sé, ma perché non vi dà il reddito, secondo me, che vi stavate aspettando. Andiamo a vedere il 6 di coppe. Quante? Allora, 10 di spade, re di spade, torre, re di bastoni, cavaliere di bastoni, 6 di spade e regina di coppe. Allora, secondo me questa torre ha a che vedere con questo 9 di coppe al contrario e anche con il 10 di spade. Diciamo che tutto sommato non ci sono ehm, né grosse uscite né grosse entrate, però ho come la sensazione che qualcuno dovrà stare un pochettino a stecchetto per questa scelta magari non proprio ponderata che è stata fatta. Ehm, Ci potrebbero essere delle spese, per esempio, impreviste per la macchina o qualche mezzo di trasporto, soprattutto se magari avete un'azienda nella quale usate mezzi di trasporto. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Regina di spade, 3 di spade, stella e forza, che avete già qui tra l'altro. È come se a causa di questa esperienza ci fosse una titubanza
nello spendere in questo mese. È come se non ci fosse da fare un nuovo elenco delle priorità, è come se cambiassero in un certo modo delle priorità. E vi dirò anche che qualcuno, come la sensazione che potrebbe decidere di non investire, decidere di non spendere, cioè di comprare solo il necessario in questo mese perché appunto, diciamo, ci si deve un po' recuperare da questa situazione. Però andiamo a vedere il 9 di Pentacoli. Tre di bastoni, carro, amanti nuovamente e papa. Io ho la sensazione che, soprattutto se siete autonomi, potrebbe essere questo, diciamo, il motivo di questo momento monetario, finanziario. Ripeto, ho l'idea che qualcuno potrebbe avere come delle spese da fare intorno alla macchina o intorno a qualche mezzo di trasporto, però ho anche la sensazione che, soprattutto se siete autonomi, questo non gioca proprio a vostro favore, ragazzi. Ho come l'idea che il mantenere questa attività in piedi sia effettivamente un costo, forse anche oltre quello che state guadagnando in questo preciso momento, però ho anche la sensazione che potrebbe venirvi bene un consulente finanziario che vi faccia trovare una sorta di equilibrio, una sorta di armonia sul vostro flusso economico. Cioè, se sapete, vi faccio un esempio, che il prossimo mese, ipotesi, avete l'assicurazione della macchina da pagare e magari questo mese contraete le spese, quindi cercate di non spendere per le cose superflue o eventualmente se ci sono degli acquisti che dovete fare, si potrebbe pensare magari di posticiparli al mese dopo o a 2 mesi dopo, se il mese dopo avete l'assicurazione. Diciamo che avere il Re di Spade mi suggerisce come se ci fosse bisogno di fare un elenco, una strategia per, tra virgolette, navigare al meglio questo periodo. Io non vedo catastrofi, anzi, avete la carta degli amanti, quindi tutto sommato devo dirvi che è un mese in armonia, però potrebbe esserci bisogno appunto di fare come un elenco delle priorità, un elenco delle spese, ipotesi che avete in modo da sapere quanto vi esce questo mese, quanto vi esce il prossimo e che margine avete da poter sfruttare, ecco, che cosa vi resta in più da poter, mettiamola così, sperperare. Andiamo a vedere questo Re di Spade. Mhm. Abbiamo un 7 di pentacoli e un re di coppe. Il 7 di pentacoli è una carta di attesa, quindi è come se, diciamo, agosto non fosse un buon mese per, diciamo, gli ultimi giorni di luglio e agosto non fosse un buon periodo per fare nuovi investimenti. Vi consigliano come di aspettare. È come se fosse necessario prima fare il punto della situazione, guardare quelle che sono le spese necessarie e quelle che sicuramente vi usciranno e poi eventualmente pensare a nuovi investimenti, nuove spese. Adesso andiamo a vedere queste carte, andiamo a vedere il giudizio. Cavaliere di coppe, diavolo, asso di spade e fante di bastoni. Andiamo a vedere anche la forza. Abbiamo un matto, morte, 8 di coppe. Andiamo a vedere l'imperatore. Imperatrice, bellissimo. Wow, guardate che belle carte che avete dopo. Allora, imperatrice, cavaliere di denari, 4 di bastoni, mago, ruota della fortuna e 3 di coppe.
Guardate ragazzi, secondo me una volta che riuscirete a fare un piano di spesa o un piano di risparmio anche per qualcuno, anche se io in questo mese lo sento più come un piano di spesa, riuscirete a togliervi, diciamo così, da una certa insoddisfazione. Vi dirò, vedendo che soprattutto se avete investimenti già attivi, non vi danno, non vi rendono quello che voi stavate pensando, è possibile che qualcuno cambi modo di investire, cambi fondo di investimento, cambi, non lo so, c'è come un qualche cosa che cambia nella vostra forma di investire. Se prima avevate, la sparo, un investimento in borsa e vedete che la borsa non vi rende esattamente come voi avreste voluto, investirete in altre cose, che potrebbe essere un fondo pensione, potrebbe anche semplicemente essere, non lo so, vedete una persona che ha una buonissima idea per un nuovo prodotto e decidete di investire in questa persona. Vi dico, secondo me incontrerete qualcuno nel corso del mese che vi aiuterà, come vi dicevo, a fare il punto della situazione. Magari sarà un consulente a cui voi andrete, oppure potrebbe essere una persona con la quale chiacchiererete e insomma ci sono come delle dritte che arrivano. Ehm, Potrebbe esservi utile anche, ragazzi, per aumentare le fonti di ingresso, allearvi con qualcuno, cioè creare qualche tipo di progetto insieme a qualcun altro. Non lo so, voi magari offrite un prodotto geniale per pulire, ipotesi, e vi associate con un'impresa di pulizie, in modo che prima di tutto questa impresa possa essere un cliente, seconda cosa possa proporre il vostro prodotto magari anche ai clienti privati. È un esempio come un altro, eh. Ehm, io ho la sensazione che se avevate qualche entrata extra, potrebbe essere che venga ridotta in qualche modo. Non vi nego, ragazzi, che qua c'è sia la torre che il 10 di spade, c'è anche il diavolo. Quindi ho come la sensazione che qualche cosa nel vostro flusso monetario potrebbe cambiare. E giustamente se dovessero entrare meno soldi, c'è anche come questo bisogno di stringere un pochettino la cinghia, non perché vi manchino, ma solo per non rischiare di rimanere senza. Ok, quindi è come se si dovessero fare vari aggiustamenti sulla linea di condotta, però vi dirò anche che questi aggiustamenti, ragazzi, vi portano, guardate che belle carte che abbiamo qui, imperatore, imperatrice, cavaliere di pentacoli, un mago, la ruota della fortuna. Io sento che questo sarà la mossa strategica che vi porterà ad avere i frutti che voi desiderate, ok? Ehm, c'è una cosa che vi devo dire. Se per caso iniziassero certe alleanze, cercate, vabbè, può essere utile anche qui un consulente, soprattutto se è un contratto scritto, perché deve essere un contratto, diciamo, vantaggioso per entrambe le parti. Però ho anche la sensazione che dovrete essere un po' voi a dirigere il gioco, proprio per evitare di ritrovarvi incastrati in delle dinamiche che non volete vivere, insomma. Però devo dirvi che con questa ruota della fortuna alla fine c'è una grande possibilità che le cose cambino, che inizi, abbiamo sia il matto, guardate, morte, matto e mago, quindi c'è comunque un nuovo inizio, c'è anche un asso di spade qui, la ruota della fortuna ha anche un 10. Secondo me un inizio fortunato può essere una collaborazione, però vi dirò, essendoci imperatore e imperatrice, il 4 di bastoni potrebbe essere una collaborazione di coppia o familiare. E c'è qualche nuovo inizio, cioè secondo me le cose alla fine del periodo cambiano, ma anche grazie alla vostra strategia di spesa, al modo in cui riuscite ad organizzare le cose. Se siete un po' stretti a livello economico, l'ideale sarebbe, per avere più flusso di cassa, anticipare
i crediti e posticipare i debiti, per quello dove vi è possibile, ovviamente. Andiamo a vedere un oracolo. Ok, qui parla del soldato di luce, come se vi doveste trasformare in un soldato che compie pedestremente gli ordini che gli vengono dati. In questo caso voi siete gli imperatori, voi siete coloro che danno gli ordini, però ecco, l'imperatore è un personaggio che si fa da sé, si dà le proprie regole, ma poi arriva dove arriva proprio perché segue pedestremente le proprie regole. Qui in realtà parla del soldato di luce e come periodo di riferimento mi dà giugno. Quindi potrebbe essere che questa situazione vada avanti già da giugno e che abbiate come questa necessità di trasformarvi in questo re di spade, in un soldato che segue le regole, fa i preventivi di spesa, i budget preventivi e consuntivi, ci sono come dei confronti. Vi dico, può anche rappresentare il commercialista piuttosto che un cliente, ok? Però qui la strategia è di, diciamo, fare un elenco delle priorità, anticipare il più che potete i crediti e posticipare il più che potete i debiti, in modo da creare un po' più di flusso di cassa. Vi ripeto, non è una situazione drammatica, anzi, io trovo che sarà una situazione piuttosto in equilibrio e che saprete maneggiare bene anche grazie a un consulente per qualcuno, però vi dico anche che se c'è questo tipo di investimento che non vi dà, o anche lavoro, che non vi dà quello che voi vi aspettate, quello che voi vi meritate, per qualcuno ci potrebbe essere come la scelta di lasciarsi indietro qualche cosa di vecchio per iniziare qualche cosa di nuovo. Tenete presente che con la ruota della fortuna, che qua adesso non vedete, però con la ruota della fortuna ci sono anche delle possibilità di vincite al gioco. Ora io non sono una fan del gioco perché crea dipendenza, però se diciamo così buttate 1 euro o 2 ogni tanto, ecco, potreste essere fortunati in questo periodo, ok? Andiamo a vedere un altro oracolo. Allora, qua abbiamo l'osservatore, che è un po' quello che sarete chiamati a fare in questo periodo, cioè osservare cosa funziona, cosa non funziona, come modificare, come migliorare, c'è un po' da fare un restyling della vostra situazione economica. Poi abbiamo Yin, che è di nuovo una carta che mi parla in un certo modo di stare fermi, esattamente come il 7 di pentacoli qui, cioè è come se fosse un mese più per capire che nuova strategia usare, che cosa tenere del passato, che cosa lasciare andare e che cosa di nuovo iniziare per appunto mirare l'abbondanza finanziaria. Poi abbiamo flessibilità, quindi attenzione alla rigidità, ok? Nel senso che può essere necessario non essere così ferrei, anche con le scadenze certe volte, ok? Adesso dipende da quanto siete con l'acqua alla gola, ma qua non lo sento tanto. È più una strategia per riuscire a dormire sonni tranquilli. Dopodiché abbiamo è tempo di fare un sonnellino, tutto mi dice come se doveste mettervi in pausa, come se doveste osservare, come se fosse un buon periodo più per fare piani strategici che non per investire. Però vi dico, c'è qualche cosa di nuovo che inizia, qui alla fine avete un sacco di carte, c'è anche un 3 di coppe, qui ci potrebbe essere o un aiuto da parte di qualcuno, magari un aiuto fisico a livello lavorativo piuttosto che un aiuto anche monetario, potrebbe essere un aiuto di un partner, di un familiare e questo aiuto vi servirà per iniziare qualche cosa di nuovo. Wow, questa è la più bella, le parche. Carta numero 17 ed è una carta che ci parla di sincronicità. Quindi sento che è come se, soprattutto verso la fine del mese, quando arriva anche questo giudizio, avete modo di vedere le cose da una prospettiva più ampia, sento che sarete nel posto giusto, al momento giusto, con le persone giuste.
Ragazzi, fatemi sapere se insomma ci sono stati spunti di riflessione interessanti, scrivetelo comunque nei commenti qui sotto. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando una lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro. La stessa cosa la potete fare anche nella sezione degli abbonati, perché anche lì tratto il tema delle credenze limitanti divise per settore, quindi il denaro, piuttosto che, non lo so, l'amore, insomma ci sono vari temi che vado a toccare. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, se volete dare un'occhiata potete entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo ragazzi vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!